Salute a tutti, in questo video vi parlerò dei Sardi nella foce del Nilo in Egitto. Tratterò in particolare della parte occidentale del delta, dove era posta la città detta Maria, Mareia, Marea o Margiana, nome della volpe sarda, abitata dai Sardolibo prima della conquista di Alessandro Magno. I Tolomei, successori del condottiero macedone, la denominarono appunto Alessandria, come ancora oggi viene chiamata. Per una migliore comprensione del testo vi consiglio la preventiva visione del filmato intitolato Fenici e Punici erano sardi. Quel factotum di Plinio il Vecchio aveva racchiuso in una sola opera tutto lo scibile dell'antichità. La sua Naturalis Historia costituiva una grande enciclopedia dove era presente un po' di tutto, dalla storia alla linguistica, dal mondo rurale a quello celeste. Vissuto nel I secolo d.C., egli aveva potuto attingere dai testi dei letterati greci e latini una quantità enorme di informazioni. Talvolta però, quando i riferimenti erano lacunosi o incompleti, aggiungeva anche qualcosa di suo. Un caso emblematico è rappresentato dal dato in cui sostiene che Antiochia in Margiana era stata fondata da Antioco I Soter sulle rovine di Alessandria e Margiana. Tale fonte ha fatto impazzire i suoi lettori, antichi e moderni, perché, come sosteneva Strabone, Antiochia sarebbe stata edificata da Antioco e in Margiana non esisteva alcuna città intitolata ad Alessandro. La Margiana, oggi in Turkmenistan, era una terra che confinava con l'Aria, nel cui territorio vi era invece la città di Alessandria. L'identificazione di Alessandria in Margiana ha costituito un problema, poiché Alessandro Magno, come sostiene Claude Rapin, non passò in Margiana e non vi mandò neppure l'esercito. Non si comprende pertanto come mai Plinio abbia dato il nome di Alessandria a una città che il sovrano greco non aveva mai né conquistato né visitato. In Margiana però compaiono i simboli dell'antica civiltà sarda, come la statuina raffigurante la dea neolitica cruciforme, simile alla Venere di Turriga, nella Trecenta, rinvenuta a Senorbì, in Sardegna. Fra tutte le Alessandrie rinominate e rifondate da Alessandrio, compresa quella ipotetica citata da Plinio, solo Alessandria d'Egitto ha conservato il nome del Macedone. La maggior parte dei letterati sono concordi sul fatto che Alessandro sia stato il vero fondatore di Alessandria d'Egitto, trasformando un piccolo villaggio di pescatori in una grande città. Secondo gli storici questo villaggio si chiamava Racotis o Racoti ed era abitato prevalentemente da egiziani, prima di essere inglobato nella grande metropoli alessandrina. Seguendo questa traccia, Strabone descrive Racotis come la casa delle sentinelle egiziane a guardia del Nilo. Altri scrittori sostengono che Racotis sia stato un semplice borgo di pescatori. Alcuni linguisti individuano in tale toponimo il significato di edificio. Altri esperti, infine, pensano che Racotis voglia dire cantiere, collegandolo alla rinascita della città. Racotis veniva chiamato anche Ra, Kedes, dove il sostantivo Ra rappresentava il sole e Kedes probabilmente un suffisso accrescitivo. Racotis è il sole al tramonto, dal momento che trova corrispondenza con la porta della luna, posta proprio nei pressi di Racotis, che chiudeva la città di Alessandria a occidente. L'altra porta, quella opposta, rivolta a oriente, apriva alleante alla luce mattutina e per questo era detta Porta del Sole. Infatti a mano destra, per chi entrava in città da quel lato, vi era il palazzo reale con l'acropoli dedicata a Iside Lochia, la dea che impersonava l'alba. Racotis è descritto da Strabone come il luogo di guardia a protezione del porto. Racoti era dunque una delle due vedette della grande città, poiché l'altra, che dominava il porto, si trovava presso l'acropoli di Lochia. Strabone descrive l'isola di Faro come Oblunga. Lo scrittore greco poi riempie di particolari il suo racconto. L'isola è vicinissima alla terraferma e arresta i flutti del mare che altrimenti si sarebbero abbattuti sul porto. Sulla parte orientale dell'isola vi è una torre di marmo bianco a molti piani che segnala ai naviganti gli ingressi per gli ormeggi. Il territorio della città ha la forma di un mantello militare. Quindi Strabone segue nella descrizione. L'isola di Faro è legata all'abitato attraverso un istmo che funge da acquedotto, detto eptastadio, ossia lungo 7 stadi. Questo nastro di pietra divide in due lo scalo. Il porto grande, ben riparato e anche molto profondo nei pressi della riva, tanto che ogni nave di qualsiasi mole vi può gettare l'ancora. Oltre alla baia sul mare, la città possiede un porto sul lago, chiamato Marea o Mareotis, posto a sud della striscia di terra su cui è edificata la città. Il porto del lago, continua Strabone, vince di ricchezza quello marittimo.
Questo stagno è alimentato da diversi canali che vi si gettano, attraverso i quali è possibile navigare sia verso il mare, al porto, sia verso il Nilo, a Memphis. Gli abitanti della città godono di un clima sanissimo, poiché d'estate il lago alza il suo livello con le piene del Nilo, facendo abbassare l'umidità dell'aria. La calura estiva è inoltre mitigata dal mare e dal vento, tanto da far ricordare al poeta Virgilio il vino prodotto in quel luogo, chiamato Mareotte. Per tutti questi motivi Alessandria non poteva essere solo un mero villaggio di pescatori, come hanno fatto intendere coloro che volevano dare la paternità della città ad Alessandro. Prima dell'avvento del Macedone, l'isola di Faro è ricordata da Omero nella sua Odissea, in cui recita: «Vi è un'isola nel mare ondoso, chiamata Faro. In essa vi è un porto con ottimi approdi». Omero ambienta nell'isola di Faro l'episodio di Menelao, di ritorno dalla guerra di Troia. Prima di Alessandro, la città era già famosa. Infatti l'isola di Faro è celebrata anche da Tucidide nella sua storia relativa alla guerra del Peloponneso, ed è Euripide che nel 412 vi ambienta la tragedia di Elena. Erodoto inoltre, come un vero antropologo, intervista direttamente i libici che abitano nel delta occidentale del Nilo, dai quali riporta le seguenti dichiarazioni: le popolazioni delle città di Marea e di Appia, abitanti le zone limitrofe al lago Mariuttide, dicono di essere libiche e non egizie. La confederazione sarda dei 9 archi era composta tra gli altri da Peleset, ossia dai Pellarci, Peddargios con la L cacuminale, che avevano dato il loro etonimo alla città di Pelusio. Questo centro occupava la parte est del delta del Nilo, non lontano dal quale era situato il lago Sirbonis, Sirbone in sardo, che vuol dire cinghiale. Il ramo occidentale del Nilo era invece controllato dalla città di Canopo, Canopus, che trasponeva sulla terra una pula o stella cana, canopula, biancastra, da cui è preso il nome la fune del canapo. Canopo era anche un'urna funeraria o una divinità a forma di giara, da cui i vasi canopi. Nella mitologia Canopo fu il timoniere della nave di Menelao, che Euripide nei suoi versi descrive come colui che, sbarcato in Egitto, morì a causa del morso di un serpente. Menelao ed Elena seppellirono il suo corpo nel luogo chiamato poi Canopo. In realtà Canopo era la stella o pula più luminosa della costellazione della nave Argo, segnante il timone che trasponeva la città in sardo pula, biancastra o cana, per questo detta Cano Pula. Il monte Caso, che si ergeva dal lago Sirbone, aveva un omologo nella foce del fiume Oronto in Siria, nelle cui rive si era combattuta la famosa battaglia di Kadesh nel 1274 a.C. tra la coalizione sardo-egizia e gli Ittiti. Caseo è traslitterato in sardo con caso ed è riferito sia al formaggio sia ad una specie di leguminosa commestibile anche per l'uomo. Il lago Sirbone era così denominato poiché secondo Strabone era molto profondo, come la tana di un cinghiale. Plinio indica un lago Sirbone anche nella Palestina, forse nel Mar Morto. Dopo l'ultimo governante della XVIII dinastia, il regno di Tebe passò nelle mani dei faraoni provenienti dall'esercito o dai dignitari di corte, che andranno a incidere sulle pareti dei loro palazzi reci i risultati delle imprese svolte contro i Libu. Nell'ordine sono rimaste per sempre impresse nella storia le iscrizioni di Merentab, che combatté i Libu nel quinto anno del suo regno, e le 3 guerre condotte da Ramsès III. I Libu compaiono secoli dopo anche nelle storie di Erodoto, quando rammenta il re Psamnetico. I sovrani di Tebe, che controllavano il territorio del Nilo a sud di Menfi, detto Alto e Basso Egitto, e per questo si autodefinivano signori delle 2 sponde, non avevano accesso al mare, poiché il territorio del delta era occupato dai popoli settentrionali, chiamati popoli del mare, proprio perché avevano le loro città sul Mediterraneo. Queste comunità erano federate nella cosiddetta Lega dei 9 Archi e facevano capo alla loro terra madre sarda, da cui i porti avevano conquistato le terre intorno al Mare Nostrum. Le nazioni straniere fecero una cospirazione nelle loro isole, fa scrivere infatti Ramsès III, riferendosi ai popoli del mare che comunicavano con la Sardegna. Sono stati i sardi a dare il nome all'Egitto da Eguptu, che traduce deguto della Valle Profonda, con riferimento al letto scavato dal Nilo. Sono sempre stati i sardi a coniare il termine 9 archi, estrapolando il significato dai 9 porti o golfi sardi, che trasponevano sulla terra le 9 stelle della figura di Orione, l'arciere celeste. Uno di questi archi rappresentava la stella oggi chiamata Betelgeuse,
che segnava la spalla di Orione, la seconda della costellazione per luminosità, ma prima per particolarità, tanto da essere segnato come Alpha Orionis. Il colore scarlatto di tale stella si rifletteva sul mantello rosso del comandante, poggiato proprio sulla spalla. In sardo questo astro era detto alluppiato, ossia acceso, quasi fosse una lupia o escrescenza rossastra sulla pelle, da cui sono derivati i cognomi sardi Lubino o Lupino, omonimi dell'italico Rubino, metatesi di Lubino. Virgilio chiama questa stella color rosso Rubens, Libustis o Libustidis. Due importanti porti o archi sardi dell'antichità si rifacevano a questo nome, erano quelli di Olbia, in precedenza Ulbia, e quello di Porto Torres, chiamato Turris Libusonis, torre di Libusone. La consonante liquida L all'interno di parola si sposta e si spostava a seconda della pronuncia, creando instabilità. Per questo il sostantivo Libua poteva diventare Ulbia, Lubia o Libua. Il libusone era dunque il libus, seguito dall'accrescitivo-sone, a rappresentare una grande luce stellare rossa che i sardolibu fecero brillare nel Mediterraneo intero. Omonime della Ulbia, Olbia, Sarda, erano due città poste l'una nella Cirenaica e l'altra nel Mar Rosso, quest'ultima rinominata Arsenoe da Tolomeo II. In una iscrizione il faraone Ramsès III dice: un tempo non vi erano ribelli nelle terre lontane, forse riferendosi al periodo in cui gli egiziani di Tebe erano alleati e facevano parte essi stessi dei 9 archi. A riguardo, un'immagine scolpita nella tomba di Cheruef, maggiore di corte, mostra Amenopte III seduto sul trono, come un principe che sovraintende sul grande impero dei 9 archi. La città sarda di Tur di Libusone era simile nel nome al popolo di Libun, citato dai greci nella loro lingua. Nella accezione più vasta del termine, il latino Turris voleva dire anche palazzo, oltre che torre. Pertanto nella città egiziana di Alessandria, come in quella sarda di Libusone, vi erano sia la torre, sia il palazzo reale, sia il mantello rosso del comandante militare. Quest'ultimo, come documenta Strabone, aveva la stessa conformazione della striscia di terra su cui era costruita la città, che divideva il mare Nostrum dal lago Marea. L'abitato era posto sulla località detta in greco Tainia, che vuol dire lingua di terra. La Tainia greca è un adattamento del sardo Tania, suffisso riferito alla terra, ma rivolto alla dea Tanit. Questo termine contraddistingue ancora oggi il territorio di Tur e dell'Ibusone, detto Turritania, e quello libico, denominato Tripolitania. Tani o Tanis era inoltre una città ad est del delta del Nilo, che aveva dato il coronimo al territorio intorno alla foce tanitica. Fra Tanis e Pelusio vi erano le città di Gerra e Cabria, omonime di quelle sarde. Sembrerebbe un adattamento alla striscia di terra della Tania il nome dell'isola di Faro, che chiudeva il porto di Alessandria, poiché il greco Pharos traduceva anche i nomi Veste, Mantello, Pallio o Paddiu. Di contro, il sardo Fara si rifà alla faraona Mitrata, un uccello galliforme della famiglia dei Numididi. In altre parole, il gallo africano della Numidia rappresentava l'alba, la nascita del sole, esattamente come il Puddu, Gallus sardo. E questo è il motivo per cui il faraone aveva un copricapo mitrato, quando i sardi indossavano l'elmo crestato. Il dio del sole era chiamato da Omero Helios, poi successivamente mutato in Apollo, termine preso in prestito dal sardo pelasgico Apuddu, poiché la doppia lettera L rappresentava graficamente il suono cacuminale D, riportato nella scrittura sarda odierna con la doppia D. In Sardegna i cognomi Fara e Puddu sono tuttora capillarmente diffusi. D'altro canto, il perimetro dell'isola del Faro tracciava sul mare proprio la testa di un gallo faraone con la cresta mitrata. Ancora oggi l'alto clero indossa la mitra che ritrae il gallo solare. Menelao narra la leggenda: quando approdò nell'isola di Faro incontrò un pescatore al quale chiese: che isola è questa? E il pescatore rispose: è l'isola del faraone. L'isola di Faro era collegata al continente attraverso un istmo che fungeva anche di acquedotto. In tal modo, figuratamente, la testa del faraone era unita al suo mantello rosso detto Tania. Prima di Alessandria, la città posta sulla striscia di terra legata all'isola del Faro non si chiamava Racotis, ma Marea, scritto in greco anche Mareia o Maria. Prima che i greci coniassero la Z con la barra obliqua come la conosciamo noi oggi,
Il suono affricato alveolare sonoro di Z è rappresentato graficamente da una consonante doppia, in cui la Z con la barra dritta, come la iota, era preceduta da una consonante e seguita da una vocale. Nell'esempio di Maria il nome si leggeva Marza, dunque per scoprire il sito di Mareia occorre partire da un concetto secondo cui un grande porto, quale era quello di Faro, doveva per forza essere ancorato ad una grande città. Erodoto dice che al tempo del re Psammetico i Libu avevano dispiegato una guarnigione a Elefantina di fronte agli Etiopi, una seconda a Dafne nei pressi della foce pelusiaca e una a Maria di fronte alla Libia. Gli archeologi credono di aver individuato l'abitato di Marea o Marza a circa 45 km a sud-est di Alessandria. Dai rilievi compiuti però non è emersa la città raccontata da Erodoto. Le rovine su cui sono stati effettuati gli scavi appartengono verosimilmente al centro di Filocenite, un insediamento fondato intorno al 511 d.C. da Filoseno, prefetto dell'imperatore Anastasio. Nel papiro Anastasi II, che riporta la lotta degli Egizi contro i Libu, il faraone Meremtab dice di aver dato fuoco alla città di Margiana. Il rogo non fu risolutore e a distanza di diversi secoli, dopo la presa dell'Egitto da parte degli Assiri e la successiva occupazione persiana di Cambise II, sale la ribalta delle cronache in Aros, definito da Tucidide re dei Libu, discendente in linea retta da Psammetico. In Aros, secondo lo scrittore greco, aveva la sua sede, la sua guarnigione proprio a Mario, a Marza, proprio davanti al faro. Il comandante delle truppe libiche, quello che indossava una tunica lunga ricamata e teneva sulla testa 2 penne di gallo faraone, si chiamava, secondo le traduzioni riportate finora dai testi antichi, Marwan. Questa elite di carristi è indicata nei geroglifici con le stesse lettere della città di Margiana, da cui con una comparazione tra il greco, il punico, il latino e il sardo è relativamente semplice capire che il nesso R più I più vocale o R più Y più vocale traduceva il nostro R più Z più vocale o il nostro R più G più vocale, per cui la città si pronunciava Marzana o Margiana. Marzane, Mariani o Mariane è il nome sardo della volpe. La Margiana è anche la maga o la divinità che si celava come una volpe che impersonava Maia Pleiade. Mariano è un nome a cui è stata sincopata la consonante intervocalica C, come accade ancora oggi nella variante nuorese barbaricina, per cui la parola originaria Mariacane è divenuta Mariane. La volpe è detta in sardo in altri modi, tra cui coccolode, vale a dire rossiccia vulva, ed è intesa anche come cane areste, cane selvatico, quindi proprio margia cane. La volpe è detta in sardo anche mazzone ed è figuratamente legata alla murina libustis o libica, la stella rossa che segnava la spalla di Orione, trasfigurazione del suo mantello color porpora. Anche la voce triginu, che riprende le 3 stelle della cintura di Orione, indicativa di Murina o di Soriana. Ercole, nella sua nona fatica, si impossessò di tale cintura da Ippolita, altra regina delle Amazzoni in Asia. Murina era infatti sia la regina libica delle Amazzoni, sia il capoluogo di Lemno, l'isola dove sopravvissero gli ultimi perlasci liberi della Grecia antica. L'abitato di Lemmo era costruito ai piedi di 3 monti, tanti quante erano le stelle della cintura di Orione. La Mazzolessa Amazzona era la volpe femmina che impersonava il mantello rosso con la sua coda. Per questo gli egiziani chiamavano la volpe rossa con l'epiteto di Feneiche, le consonanti dei Fenici e dei Punici, uniti ai Sardi per l'uso del mantello di porpora. Il delta del Nilo era chiuso a est dal lago Sirbone, ossia il cinghiale, e a ovest dal lago Margiotide, vale a dire della volpe. In Sardegna esisteva il villaggio di Simacis de Margiani. Diodoro Siculo parla delle Amazzoni libiche e dice che abitavano un'isola che per il fatto di trovarsi a occidente era chiamata Espera, dal sardo Ispera o ultimo bagliore di luce. Poi aggiunge: tra i Libu del delta del Nilo, di fronte all'isola di Faro, vi erano certe regine delle Amazzoni. Una di queste regine si chiamava Ortizia, riportata in greco con Orethuia, il cui suffisso sturia significa baccante, mentre la prima parte, Orei, è rivolta a Orione, dunque baccante di Orione. Secondo alcuni autori, Orethuia sarebbe stata la figlia di Marpesia e di Ares, la volpe chiamata in sardo, tra gli altri, Arese o Arresi. A riguardo Tucidide dice che in Aros si precipitò da Maria Margia al faro. Pertanto la città
di Maria doveva essere pronunciata Marza o Margia. Dunque, con suffisso aggettivale, la terra era chiamata Margiana e il suo abitante o guerriero Margiano o Margiane, riprendendo le lettere M, R, Y, N della città e dei Margiani. Nel 459 a.C. Inaros batté nel delta occidentale del Nilo un esercito di 100.000 persiani. Nessuno aveva causato così tanti danni ai persiani, dice Erodoto. 5 anni dopo, però, il principe Libu venne catturato e ucciso da Artaserse. Nell'autunno del 332 a.C. Alessandro Magno vinse i persiani e conquistò Menfi, l'antica capitale dell'Egitto. Poi da lì si diresse a Marza o a Racotis. Secondo una leggenda ormai accettata come storia, egli comandò che nella Tania, quella striscia di terra che disegnava un mantello militare, si fondasse una nuova città. Alessandro rimase in Egitto solo qualche mese prima di intraprendere il lungo cammino verso Oriente, che lo porterà a conquistare un impero immenso, pagato però con la morte, avvenuta nel 323 a.C. a Babilonia. Tolomeo I, amico d'infanzia e generale di Alessandro, pose la sua dimora non a Delfi, ma a Maria o Margiana, città e non borgo, chiamandola Alessandria. I suoi successori governarono l'Egitto fino al tempo di Cleopatra, che verrà disarcionata e costretta al suicidio insieme al suo ultimo compagno Marcantonio il 30 a.C. da Ottaviano. Nei quasi 300 anni di dominio i Tolomei non solo ottennero il nome di Alessandro per la loro capitale, ma agirono perché il toponimo antico venisse occultato. I greci di Tolomeo fecero in modo che della precedente città di Margia e dei Margiani non restasse nessuna traccia, sebbene la città e il suo porto dell'isola di Faro fossero stati citati fin dall'antichità da quasi tutti gli autori antichi. Dopo Alessandro, però, Ateneo di Neucrate, uno scrittore egizio di lingua greca, rivelò che Margia era stata un tempo una grandissima città. Anche Diodoro Siculo, a differenza di altri letterati, non accettò la propaganda greca e chiamò la città con il suo vero nome di Mareia, contrazione di Margiana. Diodoro Siculo inoltre fornisce un particolare sulla collocazione reale della città e lo fa in occasione della guerra tra Amasis e Apries. Il primo era un generale appartenente forse ai Libu, il secondo il sovrano in carica che nel 570 a.C. venne sconfitto. Diodoro, citando il capo libico Ardican, dice che la battaglia venne presso la città di Mareia, una lingua di terra tra il mare e il lago, ovvero sia la striscia detta Tania, che disegnava sulla costa il mantello purpureo. Questo dato è concorde a quello già affermato da Ellanico di Lesbo e da Erodoto. Claudio Tolomeo, morto proprio ad Alessandria d'Egitto nel 175 d.C., registra una Palea Maria, ossia un'antica Maria. Ai tempi di Plinio il Vecchio, la Lochias o Acrolochias formava una parte chiusa da muro, distinta e separata rispetto alla città. Dice Plinio, nel porto vi erano 2 obelischi in rovina, così come in disfacimento era la Regia. Sul promontorio di Lochia, presso la Regia, era situato il santuario dedicato ad Artemide o Iside Lochia. Luchia è un nome prettamente sardo, rivolto alla luna piena. Eliodoro di Emesa racconta che una parte della città era chiamata Terra dei Pastori. Il dato è confermato da Strabone, il quale dice che i mandriani potevano impedire agli stranieri di entrare nel paese. Per mandra in sardo si intende, oltre che il recinto per la custodia del bestiame, anche il muro di chiusura degli edifici sacri o un mandra solare. Il tempio di Iside Lochia era pertanto interdetto al popolo, che poteva accedervi solo con l'autorizzazione dei sacerdoti astronomi o mandrones, come avveniva ad Atene per il muro per l'Asico. Iside e Lochia erano pertanto la stessa divinità lunare e trasponevano sulla terra l'alba, ossia il trapasso dalla notte al giorno. Il mattino in sardo viene detto per questo Arbeschida, prima luce dell'alba o Luchia. Simpudile invece annuncia il sorgere del sole con il gallo Puddu, divinizzato in Apollo Apuddu. Ramsès III, nella iscrizione di Medinet Abu, fa incidere di se stesso, con le corone bianche come la luna, quindi di Piopo o Costiarbo, bello diviso con la doppia piuma, all'aspetto di Ra, ossia di Rascio, raggio del sole, all'alba. I Lucheres sardi avevano trasposto la loro Alba Luchia in regioni italiche quali la Lucania, attuale Basilicata, e in decine di luoghi ribattezzati Luchera. I Luca aggiunsero anche in Anatolia, attuale Turchia, e diedero il nome alla Lucia. Tale coronimo non si legge Licia, come pronunciato in italiano o in latino ecclesiastico, ma Luchia.
Nella guerra persiana condotta da Dario I nel 480 a.C. contro i greci, dice Erodoto, i lici indossavano sulla testa berretti ornati di un diadema di penne, similmente ai sardo-libu egizi. Marianne o Margiane è la rappresentazione di una donna con il cappello frigio, allegoria della libertà e della Repubblica francese. Il berretto frigio è il copricapo rosso conico con la punta piegata in avanti. Lo stesso indumento è simile alla tiara della sacerdotessa di Teti, che con le trecce che scendono ai fianchi conia quelle dei guerrieri sardi di Monteprama, dei Margiani e dei Libu. Il berretto frigio fu utilizzato anche dai sacerdoti del sole nella regione della Frigia, pronunciata Furrugia. Anche i Luchios avevano un berretto ornato di un diadema di penne. Che Alessandria sia stata in precedenza la grande città di Maria, Marza o Margiana prima dell'arrivo di Alessandro è un dato attestato, incontrovertibile e ampiamente documentato. Attualmente le prove archeologiche emergono non tanto dal sottosuolo della città, quanto dal fondo marino dell'isola di Faro. Le strutture portuali antiche infatti vennero spazzate via e disperse nel mare da uno tsunami nel 365 d.C., come testimonia Ammiano Marcellino. Dalle ricerche sottomarine sono stati rinvenuti cocci del 1000 a.C. e piombo del terzo millennio a.C. Non si sa dove quel factotum di Plinio il Vecchio abbia trovato la fonte su Alessandria Margiana. Resta inoltre il mistero sul perché gli avesse dato a questa città una collocazione reale in terra turcumena. Verosimilmente, lo storico latino non ebbe l'opportunità di legare il toponimo Margia ai margiani d'Egitto e cercò di trovare riscontri altrove. Un dato è certo, non sono stati né i romani né i greci a scoprire i migliori approdi del Mediterraneo, ma i sardi, non a caso chiamati popoli del mare. A contos malefatos, sibi dorrada. Saludos a tutti.